In questo tutorial vorrei mostrarti come realizzare un granny square con cambio colore a ogni riga e senza necessariamente andare a cucire il retro dei fili che avanzano. Come vedi ci sono un po' di spessori in alcuni punti che abbiamo creato negli angoli perché sono andata a nascondere il filo in eccesso. In questo modo non vedrai questa cosa qui dietro, perché in questo caso sono stati nascosti portandoli durante la lavorazione, ma se giri il granny al contrario vedrai esattamente i fili spuntare, che non sono esteticamente carini, mentre invece in questo modo siamo andati a nasconderli e quindi potresti utilizzare il granny sia fronte che retro. Per questo progetto utilizzo sempre i miei filati di cotone. Sto creando questi tipi di granny perché volevo abbellire la maxi granny coperta che ho realizzato, solo che non starà nell'inquadratura, ma volevo darti un'idea di quello che ho creato. Sono partita esattamente da un granny, adesso trovo il centro, ho creato questo granny bianco, il classico granny. Puoi anche trovare lo schema gratuito sul canale per creare il granny in tinta unita, e poi sono andata a fare un cambio colore ogni 5 righe, una sequenza, e quando sono arrivata al quinto colore sono ripartita al contrario, quindi invece che ripartire dal bianco sono ripartita dall'azzurrino e così via. Questa coperta, che nell'inquadratura non si vede purtroppo, è grande 1 metro per 1 metro, quindi partendo da un semplice quadratino tu puoi realizzare una coperta. Quindi sto creando questi granny perché mi piacerebbe agganciarli per allungare un po' la coperta e quindi fare dei micro granny. Devo ancora vedere, però intanto li realizziamo insieme. Partiamo quindi con il bianco o col colore che preferisci e facciamo il nostro anello magico. Quindi partiamo così, giriamo intorno alle due dita, usiamo il mignolo per tenere fermo, passiamo sotto, prendiamo il filo così e andiamo a caricare facendo una catenella. Eccolo qua, il nostro anello magico. 3 catenelle, 2 punti alti, catenelle. Puoi trovare comunque tutto lo schema nel video che trovi sul canale, quindi io in questo momento andrò un po' più veloce perché in questo video voglio farti vedere il cambio colore, ma lo schema è sempre lo stesso.
Ok, arrivati alla fine facciamo le nostre 3 catenelle e poi chiudiamo nella terza. Allarghiamo un po' il filo, tagliamo, chiudiamo inserendo il filo in quest'asola e facendo un nodo di sicurezza. Il filo dietro possiamo farlo passare all'interno di queste asoline e ti consiglio di farlo con un uncinetto di una misura più piccola, oppure se hai un ago da lana tipo questo, però diciamo che io mi trovo meglio utilizzando un uncinetto di qualche misura più piccola e vado semplicemente a far passare il filo dentro queste asoline che abbiamo creato. Basteranno veramente pochi passaggi e poi quello che io personalmente faccio, ma dipende da come vuoi procedere tu, dato che di solito i filati sono composti da più fili, vado a dividere il filo a metà, entro dentro un'altra asolina, prendo solo una metà, la faccio passare e poi faccio 2 nodi. In questo modo mi accerto che anche se ho fatto tutti i vari passaggi, questo filo non dovrebbe spuntare da nessuna parte, perché a volte anche se lo fai passare tante volte e poi lo tagli, rischi che comunque si sfaldi un po' e poi vado a tagliare. Ecco qua, questo sarebbe il dietro e questo è il davanti. Anche qua abbiamo creato questo nodo, quindi possiamo tagliare. E adesso che cambieremo filo, non partiremo più da qui, come avremo fatto con il classico granny, ma partiremo sempre da un angolo. In questo caso io devo prendere l'azzurrino, 2 o 3 modi in realtà per cambiare colore. Uno è quello di agganciarci semplicemente tenendo con un dito il filo qui, entrare con l'uncinetto, far passare il filo sopra e fare punto basso e poi tenere questo filo dietro per nasconderlo con i prossimi punti. Però in questo caso qua abbiamo un buco, quindi è preferibile procedere diversamente. Per essere più sicuri che il filo rimanga ben agganciato, possiamo cambiare colore facendo un nodo ben stretto, quindi entrare con l'uncinetto, prendere il filo e chiudere. Io lo trovo molto semplice e sicuro perché ormai il nodo l'ho fatto e quindi posso tranquillamente tagliare il filo in eccesso senza dover nasconderlo dietro, anche perché qua abbiamo un buco, quindi nasconderlo è un po' più difficile. Proseguiamo quindi facendo 3 catenelle, questo poi lo tagliamo e facciamo 2 punti alti, oppure invece che tagliarlo possiamo ancora approfittare di questi 3 punti alti per nasconderlo dietro e tagliamo poi l'avanzo. Quindi giriamo e tagliamo.
tagliamo, 3 catenelle e 3 punti alti. Come prima seguiamo il solito schema. Ci rivediamo quindi alla fine del giro. Arrivati alla fine, ancora una catenella e poi andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Quindi abbiamo concluso anche il secondo colore. Facciamo il nostro nodo e ora possiamo tagliare l'eccesso. Una volta che hai finito i cambi colore non dovrai stare a rimettere tutti i fili all'interno, esattamente come dovrò fare con questo. Questa era una prova che avevo fatto e quindi dovrò inserire tutti i fili all'interno del lavoro. In questo caso è già tutto bello che pronto. Facciamo il terzo colore, che è il rosa nel mio caso. Partiamo sempre dall'angolo, puoi decidere anche, ti faccio vedere un altro modo, che è quello di fare il cappio entrare sempre nell'angolo con il cappio sull'uncinetto, pescare il filo e fare un punto basso. Qua poi faresti le 3 catenelle, invece che fare il punto basso, creare direttamente il nostro punto alto, caricare il filo, entrare nell'angolo, pescare, uscire, vedi che hai le 3 asoline come se stessi facendo il punto alto e lo stiamo facendo. Ci rimane sempre il codino in alto. Io preferisco fare il nodo perché mi trovo meglio nel nascondere il filo. E una volta che faccio il nodo lo taglio e non ci penso più. Entro, pesco, punto basso, catenelle e vado avanti con punti alti. Catenelle e punti alti. Tagliamo questo in eccesso e il lavoro dietro è pulito. Prosegui fino alla fine. Ok, siamo arrivati alla fine, chiudiamo il nostro granny e abbiamo concluso anche il terzo colore. Non ti resta che andare avanti come abbiamo visto finora e decidere di utilizzare tutti i colori che vuoi oppure solo il tinta unita. Ci sono veramente tanti modi per creare dei granny square veramente carini. Vorrei mostrarti alcune combinazioni di colori che ho preso da Pinterest. Ci sono molti modi in cui puoi combinare i colori ad ogni giro per creare dei granny square veramente creativi. Hai veramente solo l'imbarazzo della scelta e della tua creatività. Per questo tutorial è tutto, ti aspetto nel prossimo video.